Ciao a tutti amici dell'Ariete, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Ariete e le tendenze energetiche disponibili per il lavoro e il denaro del primo semestre 2026. Ragazzi, c'è la carta della giustizia. Può far riferimento a un riequilibrio di certi accordi, di certe relazioni lavorative. È una carta che di solito ci parla di contratti, di burocrazia, ma anche del regolarizzare qualche cosa. Andiamo a vedere con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il vostro messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come incastrare questi oroscopi ho pubblicato una guida e trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il link alla pagina web dove trovate tutto quello che propongo. Sempre in descrizione ci sono i link ai corsi gratuiti presenti sul canale, che sono 3, e in più trovate anche i video di presentazione del corso di tarocchi intuitivi che partirà a gennaio 2026 e il video corso che ho pubblicato ultimamente, sempre di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Comunque trovate tutto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie disponibili. Partiamo con un 4 di coppe, una regina di denari, un 2 di denari, abbiamo un re di bastoni, abbiamo un 4 di pentacoli, cavaliere di coppe, e la giustizia nuovamente. Bene, adesso andiamo a vedere carta per carta, quindi capiamo qual è il movimento energetico più importante del mese. Dopodiché andiamo a vedere l'evoluzione delle energie mensilmente, quindi andremo a vedere mese a mese cosa succede quando. Cioè, scusate, quando succede cosa. E tenete presente che questa è una di 4 letture che io ho pubblicato per il 2026, le altre sono già tutte online, le trovate nella playlist dell'oroscopo annuale stagionale. Allora, partiamo da questo 4 di coppe, abbiamo un 3 di spade e un 4 di pentacoli. Questa sono curiosa di vedere cos'è, è un asso di bastoni. Andiamo a vedere la regina di denari, abbiamo un 7 di spade, un fante di spade e la ruota della fortuna. Allora io qui ho la sensazione che qualcuno potrebbe non accettare più certe condizioni lavorative. Adesso io parlo in generale, poi farò anche l'esempio per disoccupati, occupati e autonomi. Però ho la sensazione che ci sia come una sorta di attaccamento a un qualche tipo di magari promozione, di ruolo, potrebbe essere una promessa, potrebbe essere un progetto, un qualche tipo di questione alla quale voi, o meglio ideologia, alla quale voi vi siete attaccati o comunque ci sarà come una sorta di attaccamento. Però avendo la ruota della fortuna al contrario, ragazzi, non sento che le cose potrebbero cambiare. Cioè è come se foste in un momento, in una situazione con poca consistenza, con poca sostanza. Andiamo avanti. Vediamo il 2 di pentacoli. Asso di bastoni, aveva già fatto capolino prima. 7 di bastoni e fante di bastoni. Andiamo a vedere anche il re. Io credo che qualcuno qui potrebbe iniziare qualche corso di finanza
o non lo so, iniziare a seguire qualche YouTuber per capire come investire, come generare denaro, come evitare di perdere denaro alle volte, perché tenerlo fermo in banca sono solo spese. E 8 di coppe. È appeso. Sento che siete come in una situazione che non vi soddisfa e avete bisogno con questa giustizia di riequilibrare le cose. Andiamo a vedere il 4 di denari perché ce l'avete già qua. 8 di bastoni e 10 di coppe. Voglio un'altra carta visto che l'8, 10 di spade e temperanza. Qui ho tutta la sensazione che ci sia un ciclo da dover chiudere, una questione, un certo tema da dover lasciare indietro. È come, guardate, vi manca il diavolo. È come se ci fosse un attaccamento egoico ad un risultato. Probabilmente a qualcuno hanno promesso qualche cosa, magari hanno promesso un lavoro, promesso un contratto, promesso un ruolo, una mansione, un incarico, una zona potrebbe essere, però è come se questa cosa non si concretizzasse mai e ci fosse questa sorta di attaccamento a questa ideologia. Eh sì, però sto qua perché aspetto che quella persona ehm, mi, mi dia quello che mi ha promesso. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe, perché potrebbe arrivare effettivamente. 2 di bastoni, sacerdotessa e 3 di coppe. Voglio andare a vedere anche la giustizia, visto che ci siamo. 5 di coppe e mondo. Voglio una carta per il 5. Oh, 4 di coppe. Ok. Sento che effettivamente potrebbe arrivare qualche cosa simile a quello che vi avevano promesso. Ma sento con queste carte che non accetterete niente di meno di quello che vi aspetta per diritto. Difatti avete 2 volte poi la carta della giustizia. Secondo me arriva quello che vi aspetta. E si chiude un capitolo. C'è il mondo, si arriva al risultato, c'è la conclusione, c'è come questo traguardo raggiunto. Quindi fate anche leva un po' sulla parte sentimentale della questione. Che cosa voglio dire? Se vi hanno promesso questo ruolo, faccio un esempio, un'ipotesi come un'altra, e questo ruolo non arriva, ad un certo punto andrete a bussare, a dire ascolta, ormai è tempo, quando mi date questo ruolo, quando mi date quello che mi avete promesso e il metterlo sul sentimentale è una cosa del tipo è tanto tempo che lavoriamo insieme, siete un valore aggiunto per me, siamo un gruppo, siamo una famiglia, però non accetterete meno di quello che effettivamente vi spetta. Una proposta ve la faranno e ho come l'idea che contro offrirete qualche cosa, cioè direte proprio chiaro, meno di questo io non accetto, se no, insomma, ma andiamo a stendere anche la famiglia, no? Famiglia questa di cui ci parla il 10 di coppe. Ok, allora partiamo dai disoccupati. Se siete disoccupati, ragazzi, con 2 carte della giustizia, secondo me ehm, potrebbe arrivare effettivamente un nuovo contratto. Sento che sarà un po' tentennante, nel senso che, come ho detto nell'energia generale, c'è come questa promessa, sento questa cosa che non arriva all'inizio, fino a quando poi a un certo punto si arriva, ma non essendo esattamente quello che vi hanno
promesso prima, controlancerete la vostra offerta. Io sento che il contratto comunque si firmerà. Potrebbe essere un contratto dove dovete definire i dettagli di qualche trasferta. Sì, ho come la sensazione che potrebbe essere un qualche lavoro dove c'è da spostarsi per qualcuno, magari all'estero. Però secondo me sì, il contratto lo farete. Giocate bene le vostre carte. Per le persone che sono dipendenti, allora io qui ho la sensazione che vi tengano un po' a bada con il non ti preoccupare che ti do l'aumento di stipendio, non ti preoccupare che appena posso, tipico dell'azienda, appena posso, non ti preoccupare che ti do l'aumento di stipendio e questo aumento di stipendio non arriva mai. L'appena posso, a un certo punto dovrete darvi una data, no? Non potete rimanere lì ad aspettare all'infinito e sento che le cose si svilupperanno, cioè nel senso effettivamente con questo cavaliere di coppe potrebbero farvi un'offerta, però anche per voi io ho come l'idea che direste non è quello che mi avevate promesso, non è quello a cui io aspiravo, non è quello che mi serve per fare la differenza, o meglio, non è sufficiente a fare la differenza, perché ho come l'idea che qualcuno di voi voglia cambiare azienda, che vi abbiano detto no, 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 non cambiare, ti diamo quello che vuoi, che questo quello che vuoi faccia fatica ad arrivare e che quando effettivamente, mm, diciamo così, vi faranno questa proposta, dovrete lottarvela un po'. Io sento che con la giustizia le cose si risolvono a vostro favore, tra l'altro anche se ci sono delle questioni legali a livello di lavoro, con la carta della giustizia si possono risolvere a vostro favore, si chiude come un capitolo effettivamente. Sento che qualcuno ha dei soldi da prendere, come se fossero soldi arretrati o soldi che vi devono, insomma. Ehm, per quello che riguarda le persone che sono autonome, allora qui ragazzi c'è qualche difficoltà, sento, nella prima parte del 2026. Sembra che nonostante tutti gli sforzi che voi ci mettiate, le cose continuino a non cambiare, però io credo anche, primo che vi stiate appoggiando a collaboratori o dipendenti che non sono poi così, ehm, che non vanno a fondo delle cose. È come se fossero persone superficiali che vengono, timbrano il cartellino e alle 5 meno 10 hanno già finito di lavorare. Cioè sono come persone che non hanno proprio a cuore il tipo di lavoro, no? Come se non poteste tanto contare su di loro. C'è come una mancanza di concretezza da parte dei vostri sottoposti. Fate attenzione perché potrebbero anche esserci dei furti proprio di denaro nella vostra azienda. Potrebbero rubarvi delle strumentazioni, degli oggetti. Mi fanno vedere un camice bianco. Magari qualcuno risuona. Devo dire, potrebbe esserci un legame sentimentale con questa persona, cioè, nel senso, se per caso c'è qualche parente o lavorate con qualche parente, potrebbe esserci una mancanza di consistenza da parte di questa persona, però ragazzi è ora di affrontare la questione, è ora di affrontare la situazione, è ora di regolarizzare le cose.
perché giustamente non vi dà un valore aggiunto, non apporta un valore aggiunto all'azienda. C'è qualcosa che dovete sacrificare qui, eh? Ah, un'altra cosa volevo dirvi, siccome c'è questo vale per tutti e tre i gruppi, siccome c'è un 7 di spade e un 4 di coppe e un 3 di spade, qui è un 4 di pentacoli, io ho anche la sensazione che potreste essere in una fase dove vi rifiutate o di vedere qualcosa, cioè tipo no, non voglio vedere quella parte lì, magari non è una cosa cosciente, magari è un lato che non contemplate per dire, quindi non pensate sia possibile. Ehm, Oppure c'è un qualche cosa che non volete sacrificare, cioè tipo il dipendente improduttivo o improduttivo no, superficiale per esempio, magari è un vostro parente, può essere un figlio addirittura, ed è un po' come vorrei che imparasse, però non voglio neanche lasciarlo a casa perché insomma potrebbe anche essere la sua prima esperienza, no? C'è qualche cosa da mettere a posto qui con le relazioni nei confronti dei vostri collaboratori. Parliamo di soldi, ragazzi. Allora, vi dirò che secondo me la parte del denaro dovrà essere gestita un po' meglio. Ehm, Ci saranno momenti dove cioè, fluirà il denaro, ci sarà, però ci saranno anche momenti dove no. E può proprio essere a causa di qualche buco che dovrete tappare a causa di qualche collaboratore, a causa di qualche persona vicino a voi, insomma. Potrebbe anche essere, come vi dicevo prima, nell'ambito familiare, cioè magari voi siete dipendenti e non c'entra niente la vostra famiglia nel lavoro, però è come se ci fosse qualche tema a livello familiare che necessitasse, che è bruttissimo da dire in italiano, come se avessi bisogno di investire del denaro in quella parte. Ehm, quindi diciamo che tutto sommato sarà meglio essere oculati nelle spese, valutare bene. Io ho come l'idea che qualcuno potrebbe iniziare a risparmiare, ma sarà difficile, cioè si tratterà di poco all'inizio. Mm, Se dovessimo parlare di investimenti, quindi investimenti che avete già in piedi, anche qui sento che le cose, diciamo, non è che sono proprio lineari, però facendo la media del periodo poi sì, nel senso che non è che guadagnerete un granché, ve lo dico chiaro. Anzi, un consiglio che vi voglio dare, tenete bene sott'occhio, soprattutto se investite in borsa. Tenete bene sott'occhio alcune azioni perché il non monitorare l'andamento delle azioni potrebbe non farvi rendere conto che c'è ehm, qualche azione che sarebbe meglio vendere perché sta scendendo vertiginosamente nel prossimo periodo. Poi, ragazzi, io leggo energie. Fatevi consigliare da un consulente esperto in questo senso. Ok, andiamo a vedere, ah no, scusate, i progetti. Per chi avesse dei progetti, sento che, vabbè, la parte economica non vi favorisce perché ce n'è il giusto, non ce n'è in abbondanza da poter investire da un'altra parte. Però sento che, siccome la zona del lavoro è un po' così, è come se aveste l'energia più focalizzata lì sul come gestire, la situazione lavorativa e quindi la parte del progetto rimanesse un pochettino così in stand-by, cioè soprattutto se è un progetto che può potenzialmente farvi guadagnare del denaro, ma io sento che dovete prima mettere a posto questa zona della lettura, questa ruota della fortuna, bisogna creare, bisogna agire per creare il cambio con la giustizia, con questo nuovo contratto, con questo nuovo accordo, con queste nuove regole potrebbe essere.
Ok, andiamo a vedere mese per mese come si sviluppano le energie. Cinque di coppe, forza. Qui avete un 4 di coppe. Regina di denari di nuovo al contrario, anche qui era al contrario. 4 di spade. Temperanza e ruote della fortuna, che anche qui è il contrario. Ok, allora qui è molto semplice, ragazzi. Gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno. Inizio sottotono, devo dire. Gennaio abbiamo questo 5 di coppe, c'è un po' questo rammarico, come l'idea che sarete un po' frustrati. Tenete presente che il 5 di coppe ha anche un po' l'energia della vittima, quindi non vi buttate troppo giù, tenete sempre presente che ogni emozione, ogni periodo è passeggero, cioè che prima o poi finisce. Però qui ho come la sensazione che siete voi che non avete la forza, il coraggio di prendere le cose in mano e di dire: "Ah no, aspetta un attimo". Questa cosa potrebbe essere inconsistente, come vi ho detto prima, potrebbe essere il rapporto lavorativo, la promessa che vi hanno fatto. Mh. Dunque, periodo primavera. Perché qui avete 4 di spade e temperanza. Io sento che in questo periodo sarete impegnati nel far lavorare questa giustizia. Cioè, secondo me, durante la primavera ci sarà come una contrattazione per riuscire ad ottenere quello che volete. Se foste disoccupati, io credo che il lavoro potrebbe iniziare già tra gennaio e febbraio. Il problema è che non è quello che volete o non vi danno lo stipendio che vi hanno promesso. Cioè, per esempio, a me hanno fatto uno scherzo barbaro una volta, nel senso che ho fatto un colloquio di lavoro e mi hanno detto: "Ah sì, sì, lo stipendio è X". Ah, perfetto, benissimo, mi sembrava un ottimo stipendio. E poi quando ho preso la busta paga mi sono resa conto che mi hanno parlato dello stipendio lordo. Io, ingenua, non ho chiesto e così mi hanno fregato. O meglio, mi sono fregata perché comunque potevo anche chiedere lordo o netto. È stata una mia responsabilità. Comunque, è come se arrivasse qualche cosa che non vi soddisfacesse appieno. Però, come vi dicevo, durante il periodo della primavera, secondo me vi farete sentire. Farete innanzitutto come l'idea che dimostrerete chi siete nel mondo del lavoro, tralasciando il fatto che comunque non sarete apprezzati come voi vi aspettate, piuttosto che non sarete valutati a livello di cash come vi avevano promesso. Nonostante questo farete dei grandi gol e questo a un certo punto, o sì o sì, lo so che è girata al contrario la ruota della fortuna, però c'è, è lì. E poi abbiamo anche l'imperatrice che spiega la ruota della fortuna, quindi può essere come un cambio un po' lento, come se ci volesse del tempo. Effettivamente per cambiare però la ruota della fortuna c'è. Quindi si va verso il cambio, si va verso una nuova regolarizzazione, nuove regole, nuovi contratti. Mm? Bene, andiamo a vedere qualche oracolo. Il coscienziatore saggio, settembre. Ecco, io credo che qui si possa arrivare effettivamente a settembre. Quindi è come se tutto questo periodo vi servisse per far vedere o rendervi conto di che pasta siete fatti, di che cosa potete fare oltre quello che già sapete fare e come se vi costruiste in questo periodo per poi poter dare
questo cambio di cui ci parla la ruota della fortuna e la carta della giustizia. Ok. Potrebbe anche essere, ragazzi, che sia successo qualche cosa a settembre scorso che possa darvi come un input su come impostare le cose nel prossimo semestre. Allora, adesso vi estraggo, sono 3 carte, sono per spunti di riflessione, ok? Però queste carte vi danno la possibilità di capire, cioè sono 6 frasi che io andrò a leggervi e sono frasi che parlano sia da un punto di vista spirituale che da un punto di vista mentale che da un punto di vista fisico. Una almeno di queste 6 vi dovrebbe vibrare, dovrebbe farvi riflettere, farvi fare come clac al cervello. Fatemelo sapere poi nei commenti. Allora, Urano in Leone nella 10ª casa. Per chi fosse esperto di astrologia, io non lo sono. Ok. Allora, la prima frase dice: stimola la situazione usando il comando responsabilmente. Abbiamo un re di bastoni, è come se avessi bisogno di agire come un capo. In questo caso il re di bastoni è un re di fuoco, quindi è un re sempre in movimento, sempre attivo, sempre responsabile, se vogliamo, che controlla, che è pronto a intervenire, che gestisce, che tiene sott'occhio tutto. Da un punto di vista mentale vi dicono sii aperto alle nuove idee sulla creatività del successo. Per la serie, aprite la mente, il successo non è solo quello che pensate voi. Inventa un modo, fai ciò che vuole, diventa una persona di potere e di ceto alto. Spirituale, un insolito esempio di fiducia in se stessi per creare il tuo destino. Che interessante anche questo, ma io vedo che qui ve la lavorerete, perché non darete niente per scontato. Un modo diverso di guardare, il cogliere la possibilità di dove stai andando. Anche qui è un po' come quella che vi dicevano prima, no? Il fatto di aprire la mente a vari percorsi, varie idee di successo. Cambiamenti inaspettati risultanti dal grande effetto della tua carriera. Quindi qui secondo me non è un puntare i piedi perché non vi sento né arrabbiati né niente. Semplicemente direte no, meno di questo io non accetto. No, se vuoi che io inizi una collaborazione con te mi devi dimostrare che sei una persona integra e quindi devi rispettare quello che mi avevi proposto. È un po' questo secondo me il senso. Però ecco, potrebbero esserci come dei cambiamenti inaspettati proprio perché non mollerete. Cioè per la serie che l'altra persona vi dirà, ah però vali la pena, sei una persona che ha gli zebedei. Va bene, andiamo a vedere una fatina per concludere la lettura. 2 fatine. Dunque, questa carta vi parla di qualche cosa che c'è nel profondo e vi dice che portare alla luce quello che si nasconde vi permette di essere liberi. Quindi se c'è un'insoddisfazione di base, il fatto di poterla manifestare, di dire come la pensiate, di pretendere anche che le cose vengano fatte in modo equo, è un vostro diritto e vi rende liberi. E poi abbiamo tempo prezioso. Vi dice di vivere intensamente e pienamente ogni momento, perché diciamo ogni singolo istante è prezioso e non bisogna sprecare né il vostro tempo né il tempo degli altri. Amici dell'Ariete, questo è quello che io avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile,
che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, iscrivetevi, condividete il video. Per iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail, io poi vi mando la lettera di presentazione dove vi spiego come funziona il tutto. Diversamente, se volete fare il lavoro per conto vostro, lo potete fare semplicemente abbonandovi al canale. Sono 4 playlist, sono numerate, andrebbero viste in ordine di numero, perché è stata studiata questa parte come se fosse un corso di formazione, dove io praticamente ho concentrato, condensato tanti anni di studi miei e li ho messi a disposizione in quella parte. Quindi per aiutarvi nel vostro percorso di crescita, nell'autoconoscenza, nella presa di consapevolezza, insomma per evolvere. Comunque potete dare un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici. Detto questo ragazzi, io vi auguro un 2026 splendido, vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!